E oggi con noi German Frers, il progettista. Non esiste altra definizione per l'uomo che dagli anni 70 accompagna la nautica. Le sue barche sono degli autentici monumenti. Chi non ricorda i Mori di Venezia, lo Stealth, la prima Luna Rossa? German Frers non è una sola persona, è una dinastia. Era progettista suo padre, lo è anche il figlio. German, ti faccio all'inizio la domanda più difficile. Come ci si sente a essere considerati il più grande progettista di barche a vela? Sento bene, ma mi sembra un po' esagerato come considerazione. Ho avuto la fortuna di lavorare per tanti anni. Ho cominciato da molto giovane, quando ho fatto una barca che mio padre non voleva fare, perché c'era un americano che era tornato in Argentina e ha portato nel 1958 un materiale nuovo che si chiamava Fiberglass. Voleva fare una barca per far conoscere i materiali. E mio padre ha detto, oh, lascia German farlo, perché lui non aveva veramente voglia. E è stata una barca, si chiama Mirage, un yawl di 10 metri, yawl perché in quell'epoca c'era la Formula CCA in Argentina, la Formula americana. Io ho fatto un yawl con coperta rassa, così. Una tuba molto piccola, tipo la del Genio of the Lamp, tanti anni dopo, con il bordo della coperta tondo, che era una cosa mai vista. E abbiamo vinto tantissime regate. Questo è Norimea 10, è forse quella barca la più grande vittoria iniziale della tua carriera, no? Sì, al comincio. Abbiamo cominciato con il Recluta nel 73, che era una barca veramente nuova, anche un interno dove l'equipaggio era nella stessa posizione, sia in coperta che sotto. E abbiamo tantissimi, anche molto pulita, coperta rassa, i coffee grinders. Nel 73 abbiamo fatto secondo alla Fastnet, abbiamo vinto qualche regata, credo che siamo stati la seconda barca puntaggio individuale nell'Armia Cup del 73. E lì ho cominciato ad avere delle ordini. Uno è stato il Norima, un 46 piedi, che dopo si è costruito in numeri in America il Palmer Johnson, si chiama il Palmer Johnson 46. Questo è il risultato della tua vittoria top scorer all'Admiral. Sì. Arriva l'argentino. Eri giovane lì, 33 sì, anni. Era giovane. Era giovane. Questo era nel 75. Sì. Sì. Sì, ha chiamato Raul, mi hanno detto c'è un italiano in Brasile che vuole fare una barca grande. E io Eccolo dico, qua, Raul. Sì. Perché dopo il 75 comincia a disegnare questa Moro di Venezia 1 che è spettacolare, Sì. È una barca che ancora resta indubitabilmente meravigliosa. Sì. C'è un aneddoto che riguarda te, Raul. Raul ha chiamato l'ufficio e io dovevo partire per l'America perché c'era un altro maxi in costruzione in Palma Johnson. Gli ho detto, un italiano in Brasile non mi sembrava molto, che voleva fare una barca grande. Io ho mandato a Pepe, mio fratello, poi Raul ha chiamato, no, io voglio vederti a te, devi venire a Rimini. Così ho fatto un po' di disegni prima di partire. È stato un progetto divertente, molto ispirativo, molto stimolante. Siamo diventati amici con Raul.
Che ricordo hai di Raoul? Raoul è una grande persona, amava il mare, le piaceva giocare, era un po' estremista in certi sensi, prendeva un po' di rischi, ma era una persona molto sensibile anche da parte dell'estetica, si interessava. È risultato una persona molto piacevole. Senti, avete fatto 3 Mori di Venezia maxi bianchi, avete vinto il mondiale maxi, avete fatto 5 barche per la Coppa America, ecco, il Moro 5. Che cosa traccia questa evoluzione? Cosa ti ha lasciato? È stato un po' l'inizio e il cambiamento della maniera di progettare barche. Mentre il Moro 1 era una barca progettata all'epoca che era tutto molto più intuitivo, e d'accordo all'esperienza personale e le idee. Poi con il Moro Coppa America abbiamo cominciato a giocare con programmi di computer. Io sono venuto a lavorare in Italia, nello studio, e all'inizio non mi fidavo molto dei programmi di MaxSurf per disegnare lo scafo, e le faceva fare 2 versioni, una a mano e una di computer. E lì abbiamo cominciato anche a fare i primi esperimenti di previsione di velocità, che oggi è un elemento fondamentale per progettare barche di tutti i tipi, sia di regata che di crociera. Senti, c'è questo libro parlando di evoluzione tecnologica sulle gollette da pesca americane, Sì. che è veramente interessante. A te piace anche molto il legno, no? Sì, quello è una il cosa ricordo molto tua. del Blue Nose, Sì. altri. Tra l'altro la prima barca di Raoul si chiamava Naso Blu, quindi Sì. c'è un legame Sì, con queste cose. Ma che cosa insegna anche questa esperienza, la pesca, le gollette? C'è un fascino notevole, no? In queste cose che ci restano. Sì, un po' sono legati all'americanismo, maniera di affrontare i problemi molto liberi e pensanti, direi. Loro andavano a pesca con i dori, ma anche facevano delle regate, delle concorrenze con queste barche. Erano dei marinai molto bravi. E andavano avanti, non erano tanto tradizionalisti come sono i pescatori in altre parti. Senti, qui 2 grandi personaggi della storia, James Cook e Nelson. Ti senti più esploratore o più comandante? Più comandante. Sì? Comandante. Sì. Nelson era un tattico anche importante, no? Per i combattimenti. Quindi ti piace la battaglia, la competizione, le cannonate. Sì. Vorresti Erano disegnare un vascello da terribili guerra. le cannonate. Sì. Senti, eccoti qui che disegni. Che valore ha ancora per te la manualità, il disegno? Io continuo a disegnare a mano. Posso fare le linee con il computer, ma dopo le idee, l'inizio di un progetto, il cuore lo faccio a mano. A mano ho una certa facilità. Immaginiamo. Sì. Senti, abbiamo parlato di legno, questo è Recluta, l'ultima tua scoperta, la possiamo chiamare una scoperta? Questa è stata una follia e una scommessa, in certo senso. Eravamo in Argentina a discutere di politica e
come si dice, gli artigiani erano preoccupati perché non avevo lavoro e pensavano votare uno che io pensavo che era negativo, molto negativo, e gli ho detto, vi prometto che si vince quello che mi piaceva a me, faremo un progetto. Ha vinto per un 1%. E mi sono trovato con il problema che aveva fatto una promessa di fare un progetto. Non sapeva cosa fare perché loro sono ancora molto primitivi, artigiani antichi, che lavorano all'antica. Ho deciso, c'era questo disegno fatto da mio padre per riempiazzare una barca che aveva andato sulla spiaggia per un suo amico che io conosceva. Era durante la guerra, 43-44, e non c'erano sufficienti dei materiali necessari per fare la barca e è stata abbandonata la costruzione. E aveva i disegni in ufficio di mio padre e mi piacciono le barche classiche, devo dire. Ho trovato sulle regate di barche classiche un niche, dove io mi posso muovere bene, regattare con degli amici o delle figlie degli amici. Anche con i tuoi figli? Anche con mio figlio, nipoti. Sì, c'erano 5 frères l'ultima volta a Mahon, quest'anno. Con mio figlio e mio nipote, che è molto bravo. Tua figlia Zelmira che ha fatto questo libro meraviglioso che racconta la storia della costruzione di questa barca. I tuoi figli hanno tutti, mi pare, una relazione col mare, con le barche. Sei riuscito a trasmettere, a parte Mani che fa il tuo lavoro. Sì, questa è stata una cosa bellissima. Con i figli ho navigato, abbiamo fatto dei crociere, in crociera nel Mediterraneo. Avevo un'altra barca, l'Eroina. Dopo la vediamo. E Selmira è venuta al cantiere un giorno e ha visto la prua. Mi è piaciuto molto l'estetica dei pezzi di legno e ha cominciato a fare fotografia. Dopo, man mano che si dedicava alle fotografie, ha cominciato a parlare con gli operai e cominciare una relazione con loro, che sono dei caratteri molto speciali, divertenti. E si è entusiasmato con tutto il progetto. E in certo senso ha conosciuto mio padre, che era morto quando lei era nata. Eccoti in barca insieme a Mani, che dei tuoi figli è quello che fa il tuo lavoro, come tu hai fatto quelli di tuo padre. Il mondo contemporaneo non vede tanto di buon occhio questa eredità, cioè questo trasmettersi la cultura. Invece mi pare che per voi sia un valore importante, anche nel nome, cioè tutti German. Sì, tutti German. Io sono il numero 4 in linea, mio nipote è il numero 6. È un po' complicato perché alla fine nessuno sa qual dei German ha fatto che cosa. Sì, lì eravamo su una barca che era stata costruita per mio padre. Senti, questo è lo Stelt, è una barca che è un monumento secondo me, perché la vedi ancora in banchina, è assolutamente moderna, nuova, bellissima. È vero che quando l'hai fatta Gianni Agnelli ti ha detto semplicemente la voglio nera? Mi ha detto vorrei una barca che mi dia piacere e sarà nera, è l'epoca della guerra del Golfo, sarà nera e si chiamerà Stealth. È stato tutto. Mi ha chiesto, possiamo chiedere i prezzi ai cantieri? Io gli ho detto, pensava che c'era solo un cantiere che poteva farla rapidamente, perché lui era in fretta sempre. Siamo andati da Bill Green in Inghilterra e si è costruita in meno di un anno, credo. È stata costruita.
Ti piace ancora? Sì. Piace ancora e sono molto fiero di questa barca, orgoglioso. Senti, hai citato la Coppa America. Per te che cos'è la Coppa America? È un gioco di egos e di personaggi. Adesso ha cambiato tanto, ma io la seguivo da bambino. Mi ricordo quando hanno ricominciato nel 58, gli inglesi, gli americani, Columbia versus Spectre, e da lì l'ho seguito sempre. Era affascinante le regate dei 12 metri con questi equipaggi a Newport. Poi sono andato a lavorare mi hanno invitato a Stephens, dove ho visto un progetto dell'Intrepid, fine. Ma io non pensavo di riuscire a fare una Coppa America perché doveva essere Argentina, non era mai in grado di farlo. Dopo sono cambiate le regole. Per il Moro ho dovuto diventare residente italiano, poi cittadino italiano. E dopo si è liberato molto, l'epoca di Prada. Per Prada mi stavo facendo a Bertelli una barca di crociera, l'Ulisse, e io non sapevo bene chi era lui, non l'avevo mai chiesto. E mi chiedeva delle riunioni dopo cena in ufficio a Milano. E poi il suo amico Federico Nardi è venuto un giorno e mi dice: il problema è che adesso lui vuole fare la Coppa America. E ho detto: un bel problema. No. Comunque lui è un personaggio fantastico, anche un carattere forte e molto stimolante allo stesso tempo. Qual è la dote migliore di Patrizio? È molto intelligente e attivo. Le cose le fa, o le fa o non le fa. Qui facciamo un salto. Hai lavorato tanto per Nautor, Swan, nella produzione di serie. Che cosa bisogna esprimere? Dare al mercato è importante il rapporto qualità-prezzo. Dopo, in più un buon disegno, delle barche, di oggetti belli e che tengano un valore dopo di rivendita, non so, tante cose. E la gente è cambiato molto. Quando ero cominciato, era un diporto di uomini, di quei vecchi lupo di mare, che andavano contro le tormente, le tempeste. È variato molto. Adesso una barca è pensata per le donne, che hanno cambiato tantissimo il brief e la famiglia. E oggi penso che la ragione del successo è che la gente si è reso conto che la barca è un posto dove sei libero di scegliere dove andare e che fare, e poi è un buon veicolo per riunire la famiglia. Senti, che funziona o non funziona. Perché... Sì, può essere un nightmare. Questo è l'Albert Rassi invece che interpreta ancora forse, no? La voglia di andare per mare. Sì, nei paesi nordici, nel freddo. Cosa hai portato di tuo in questo modo di navigare? Io ho seguito, non so se ho portato, sì, mio un disegno che funziona bene. Le barche, gli ultimi modelli mi piacciono molto, hanno un scafo moderno con tutto l'atteggiamento Albert Rassi che è unico. Jenny of the Lamp è un po' come Stealth, è stato
ha segnato un cambiamento, Sì, no? Ha sì, insegnato cosa semplificare la coperta, ha insegnato... sì, è un poco, va bene con le mie idee, anche mi sono trovato con Luca Bassani volendo andare sulle stesse strade, barche pulite, semplici. Diceva lui che voleva delle barche moderne che potessero essere accanto che potessero essere accanto alla barca tradizionale. Luca mi ha chiesto di essere la sua matita. Eccoci alla tua barca, disegnata per te, dove hai navigato tanto. Sì, Secondo me quello che ha questa barca di spettacolare è che non riesce a capire che età ha. È una barca senza età, potrebbe essere una barca d'epoca o una barca modernissima. sì. E Il ponte è un po' Wally, è molto pulito e semplice, anche l'interno. Questo è stato un altro. Io stavo per cominciare il Muro di Venezia e pensavo di aver comprato una barca classica che aveva fatto mio padre, il Juana, che adesso è in Francia. In quell'epoca andavo in moto e vado dal meccanico della moto e mi dice: "Ah, oggi c'è stato un signore che ha comprato una barca verniciata, così, così." Io: "Ma come? Sì, quella barca l'ho comprata io." Mi avevano detto che risulta che la barca era andata come pago a uno in un fallimento. fallimento. E, quello che l'aveva preso non ha trovato cosa migliore che venderla a varie persone per un prezzo molto basso, dunque aveva tantissimi clienti. Eh, e io stavo partendo per l'Italia, ho fatto uno schizzo, mi ho detto facciamo questa barca, ho parlato con il falegname, mi dice ci costerà molto poco, non c'è problema. E le ho chiesto a Raul uno degli alberi del Moro 2, i disegni costruttivi li ha fatto Mani. Senti, siamo qui al foiling. La Coppa America è cambiata tanto e questa è una tecnologia nuova che ha rivoluzionato tutto. Tu come ti trovi? Come la vedi? Cosa pensi di questa nuova Coppa America? Penso che è un sport diverso a quello nostro, quello che piace a noi. Tecnicamente molto valido, molto interessante, ma non riesco A fartelo piacere. sì. Non so che cosa fare, non vorrei andare su questa barca dove deve mettere un... E lo ammetto. Ovviamente dal punto di vista tecnico è meraviglioso. Riuscire a fare questo equilibrio, a volare, è come andare in bicicletta, è più difficile. Sentimi, qui c'è il libro che ti riguarda, A Passion for Design. Sì, Mi pare che la tua passione per disegnare per le barche sia ancora intatta dopo tanti anni. C'è un segreto per conservare questa voglia di lavorare, di fare? è un bellissimo mestiere, è molto, ti dà molto, no? Ci sono tanti aspetti, la relazione con i proprietari e le famiglie, che sono tutti diversi, al disegno per sé, a riuscire a fare qualcosa che funzioni bene. Non so, mi piace tanto. Noi all'inizio della mia carriera eravamo dei rock stars, con altri colleghi. Il- il- io mi ho dedicato molto sempre alla parte costruttiva. Con Heisman abbiamo sviluppato un sistema di costruzione in alluminio. Parlando di maestri, a parte tuo padre che faceva il tuo lavoro, che maestri hai avuto? Da chi ti ha ispirato nella carriera? Io penso, sì, ho imparato tantissimo da mio padre, soprattutto la parte dei disegni, ingegneria e tutto. E poi con Olin Stephens è stato un grande personaggio.
Olin è un altro monumento, altro monumento, sì. come German Ma una Frères. persona molto carina, molto semplice, sempre, sempre pronto a ascoltare, molto curioso, che è un segno di intelligenza, di curiosità. Mio padre regalava i disegni, le piaceva tanto, si entusiasmava con i clienti, ah sì, lei vuole fare una barca, io faccio i disegni. Sì. Invece a New York ho imparato un po' il mestiere, fare il negozio di questo. Cosa vorresti fare? Cioè, c'è una barca che ti manca di tutte le migliaia che navigano con la tua firma? Se per me ho un'idea, un tipo ideale sarebbe un 90 piedi per navigare con degli amici. C'è un problema con le barche grandi che tu porti gente che non sa navigare, dunque devono essere molto confortevoli, che non sono abituati ad andare in barca. A me piace una barca agile, veloce e bella. Senti, ma anche gli swan crescono tanto, si sente parlare di misure sempre più grandi. Non si perde un po' il controllo anche della qualità in qualche caso? No, al contrario. Le barche grandi ti obbligano a essere molto più preciso sulla qualità. Oggi le barche sono costruite molto bene. Senti, qui c'è un faro, è un punto di riferimento per tutti noi marinai. Qual è il tuo punto di riferimento? No, il faro è un salvagente che ci aiuta ad andare sulle scoglie, è un punto dove arrivare anche, che ti porta dove vuoi arrivare. E all'inizio della mia vita come navigante era quello che ti guidava e ti diceva dove eri. Oggi con l'elettronica non sono tanto necessario.